Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere le fiamme magiche, in 3 varianti diverse ma sempre in modo semplice e veloce. Se non volete perdervi i prossimi contenuti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Detto questo, cominciamo! Grazie alla magia della stampa 3D ho stampato 3 soggetti uguali, utili a quello che vedremo oggi. Per comodità ho già primerato le spade, avendo cura di creare una base bianca e quanto più uniforme possibile su tutte le fiamme che avvolgono la spada, che saranno ciò che vogliamo illuminare di magia. In un precedente video, che vi invito a guardare, avevamo visto come dipingere le fiamme rosse, il classico fuoco. Anche lì spiegavo l'importanza di creare una base bianca per tutto ciò che vogliamo rendere luminoso, cosa che altrimenti non potrebbe avvenire con base scura. Io l'ho fatto ad aerografo, ma può essere tranquillamente fatto anche a pennello, scegliendo un bianco coprente. Per questo primo esempio faremo delle fiamme azzurre. Vi consiglio di scegliere un blu vivace, possibilmente primario, ciano o simili, così da ottenere un risultato più brillante. Meglio evitare tonalità troppo elaborate di blu, che potrebbero contenere tracce di nero, per evitare di ottenere colori spenti e grigini all'aggiunta del bianco. In caso aveste a disposizione dei colori fluo, questa sarebbe una buona occasione per usarli, ma se usati nel modo giusto riescono a dare un bello sprint ai colori. La prima prova che vi mostro è la più veloce, usando proprio un colore fluo come una lavatura. Basta diluire leggermente il colore con acqua per ottenere subito un colore traslucido. Una volta passato sull'intero soggetto, otteniamo subito un risultato carino, sicuramente veloce da ottenere, un po' come succede con i contrast. Ma i punti a sfavore di questa tecnica sono 2. Primo fra tutti, il fatto che lasciando il colore così morbido va direttamente nei recessi, scurendoli, quando in realtà dovrebbero essere i punti più chiari, essendo vicini alla fonte di luce. Inoltre, per via dell'inconsistenza del colore steso, risulta anche poco pratico aggiungere delle lumeggiature più chiare, che risulterebbero inevitabilmente più coprenti di questo primo strato. Ma adesso passiamo al primo esempio vero e proprio e vediamo come dipingerle velocemente anche con una maggiore attenzione. Creiamo un paio di toni intermedi semplicemente mischiando il bianco al colore blu scelto, nel mio caso proprio il fluo di prima. Teniamo momentaneamente da parte quello più scuro e iniziamo con quello chiaro a colorare la sezione bassa della spada, che in base al soggetto vediamo essere la più vicina alla fonte di luce. Con quello più scuro coloriamo la metà in alto e in generale quella sezione di fiamme che si sviluppa oltre la sagoma della spada. Meglio non seguire una linea dritta e regolare, ma piuttosto stabilire lo stacco tra i colori su ogni fiamma ad altezze leggermente diverse per rendere il tutto più credibile. Una volta fatto, con poco colore sul pennello e dopo aver creato una via di mezzo tra le tonalità precedenti, andiamo a sfumare lo stacco. Non dovrà essere estremamente preciso, perché le fiamme non lo sono mai, ma addolcire qualche stacco renderà il tutto più gradevole. Negli esempi successivi vedremo anche altri metodi per sistemare questo stacco. Con il bianco puro e un pennello sottile andiamo a illuminare nuovamente i recessi, ovvero quelle piccole sezioni tra le fiamme che sono adiacenti alla spada, così da rendere meglio l'idea che sia la fonte di luce. Sfumiamo se necessario per integrare al meglio anche quest'ultimo colore e sistemiamo eventuali sbavature. In ultimo scuriamo appena le punte con il blu fluo usato puro. Rifiniamo fino ad ottenere il risultato che ci piace di più. Come vedete, la differenza tra i due risultati è evidente in termini di brillantezza e credibilità. Passiamo ora al secondo esempio, nel quale creeremo delle fiamme rosa e magenta.
Stendiamo sulla tavolozza del magenta, appunto, e creiamo anche qui 2 toni più chiari unendolo al bianco. Per dare più movimento potreste aggiungere sulla tavolozza anche un pochino di viola, che useremo alla fine sulle estremità delle fiamme. Come abbiamo già visto prima, anche qui coloreremo la metà bassa con il colore più chiaro e quella superiore con quello scuro, ma questa volta useremo la tecnica del wet blending per sfumare gli stacchi. Dovremo essere rapidi nell'applicare entrambi i colori e mentre saranno ancora bagnati, sciacquare il pennello, asciugarlo fino a che rimanga umido e poi passarlo velocemente nella zona dello stacco, così da sfumare tra loro i colori. Aggiungiamo altro magenta sulle punte affinché siano più grintose e in questo esempio lo passiamo anche nella parte più bassa, così da circoscrivere la luce in una striscia più sottile e centrale. Aggiungiamo alcuni piccoli punti di colore viola sulle punte e sfumiamo fino ad ottenere un risultato gradevole. Qui come vedete non ho curato l'aspetto dell'OSL, ovvero la luce proveniente dalla spada che si riflette sugli oggetti circostanti. Vi lascio il link al video in cui ve ne parlo qui e sotto in descrizione. Ed ecco il risultato finale. Ma ora passiamo all'ultimo esempio, con le fiamme verdi, che presentano alcune differenze rispetto alle precedenti. Partiamo scegliendo un blu brillante e un giallo acceso. Li uniamo creando 3 diverse tonalità. Questa volta useremo come colore di base il giallo puro, che sostituirà il chiarore bianco al centro della fiamma. Le combinazioni possibili sono tantissime e questo ovviamente è solo un esempio. L'importante è mantenere il cuore dell'oggetto luminoso e brillante. Con le altre 2 tonalità di verde concludiamo le fiamme, con la tecnica che preferiamo tra quelle mostrate prima. Con soggetti così texturizzati possiamo anche usare il fianco del pennello per evitare di colpire i recessi e passare il colore solo nelle parti più esterne. Concludiamo sistemando le sfumature dove necessario. Ed ecco quindi i 3 risultati finali. Come sempre spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale dei 3 vi piace di più. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!